Lezione 1. Delone Star chiama. Ehi Anna, sapevi che Andrew Jackson ha effettivamente lasciato gli Stati Uniti per il Texas a causa di problemi personali e difficoltà politiche? Wow, non me ne ero accorto. Cosa lo ha spinto a decidere di lasciare il paese e andare in Texas? Beh, sembra che Jackson stesse affrontando delle sfide importanti a casa. Il Texas gli ha offerto la possibilità di ricominciare da capo, immagino. Interessante. Sono curioso di saperne di più su cosa lo abbia portato specificamente a fare quel drammatico trasferimento nell'Onestar. Da quello che ho capito, Jackson era stato coinvolto in alcune intense faide e controversie politiche a Washington. Ah, capisco. Quindi probabilmente stava cercando di sfuggire al dramma e alle tensioni della capitale. Il Texas deve essere sembrato il rifugio perfetto. Esattamente. All'epoca, il Texas faceva ancora parte del Messico, quindi gli forniva una certa distanza geografica dai suoi problemi. Ah sì, ha senso. Un paese completamente nuovo potrebbe offrirgli la possibilità di ricominciare da capo lontano dai riflettori. Precisamente. Ovviamente, il Texas alla fine si sarebbe staccato dal Messico e sarebbe diventato una repubblica indipendente. Affascinante. Mi chiedo se Jackson abbia avuto un ruolo in quella transizione o se stesse solo cercando un posto tranquillo in cui nascondersi. Da quello che ho letto, non è stato realmente coinvolto nel movimento per l'indipendenza del Texas. Era più concentrato sulla ricerca di pace e solitudine. Capisco. Quindi è stata davvero solo una decisione personale per lui, non politica. Avevo solo bisogno di allontanarmi da tutto. Giusto, stava solo cercando un nuovo inizio. Ovviamente, il Texas sarebbe poi diventato una parte importante della storia americana. Assolutamente. È interessante pensare a come la decisione di Jackson di cercare rifugio lì possa aver avuto implicazioni più ampie. Sicuramente. La sua permanenza in Texas, anche se breve, è stata probabilmente un capitolo importante della sua vita e della storia dello Stato. Di sicuro. Questo dimostra solo come le decisioni personali dei personaggi storici possano finire per avere ripercussioni molto più ampie. Esattamente. Anche le scelte più apparentemente isolate possono finire per dare forma a eventi e traiettorie più ampi. Cose affascinanti. Adoro conoscere questi retroscena poco conosciuti e come si inseriscono nel quadro generale. Anch'io. Riporta davvero in vita la storia in un modo più sfumato e avvincente, non credi? Assolutamente. Questo tipo di aneddoti personali rende i personaggi storici molto più riconoscibili e umani. Sicuramente. Bene, sono lieto di poter condividere con voi questo interessante aneddoto su Andrew Jackson e la sua avventura in Texas. Apprezzo che tu mi abbia aggiornato. È sempre un piacere imparare nuove curiosità storiche da te. Felice di farlo. Fammi sapere se vuoi approfondire altre storie poco conosciute del passato. Lo farà. È stata una bella chiacchierata. Grazie per aver suscitato la mia curiosità sul viaggio di Lone Star di Andrew Jackson. È un piacere. Mi piace sempre questo tipo di arricchenti discussioni storiche con voi. Allo stesso modo. Va bene, probabilmente dovrei andare, ma questo è stato un ottimo modo per passare un po' di tempo. Concordato. Abbi cura di te e attendo con ansia la nostra prossima affascinante chiacchierata sulla storia.
Lezione 2. Esplorazione dell'ispirazione artistica. Ehi Anna, vedo l'influenza dell'uso del colore di Van Gogh nei tuoi vivaci dipinti. Ah, l'hai notato? L'uso audace ed espressivo del colore di Van Gogh è stato sicuramente una grande ispirazione per me. Si vede davvero. C'è una tale energia e vivacità nel tuo lavoro che ricorda il suo stile. Assolutamente. Sono attratto dal modo in cui ha usato il colore per trasmettere emozioni e movimento nei suoi dipinti. Sicuramente. Le pennellate spesse e vorticose e la potente palette sembrano irradiarsi dalla tela. Completamente. Adoro il modo in cui non aveva paura di usare colori davvero intensi, quasi contrastanti per creare queste incredibili composizioni visive. Sicuramente. C'è una qualità cruda, quasi sfrenata nel suo lavoro che penso sia così accattivante. Sicuramente. E puoi vedere come quel senso di libertà e spontaneità traspare anche nei miei pezzi. Sicuramente. C'è un meraviglioso senso di dinamismo ed espressione nei tuoi dipinti. Grazie. Trovo che lasciare scorrere il colore e applicarlo con tratti audaci e gestuali aiuti davvero a catturare quell'energia alla Van Gogh. Assolutamente. La consistenza e il movimento delle tue opere sono semplicemente affascinanti. Sono così felice che tu lo apprezzi. Il lavoro di Van Gogh è stato una fonte costante di ispirazione per me. Si vede davvero. C'è un legame innegabile tra il suo stile e la qualità vibrante ed emotiva della tua arte. Sicuramente. Cerco sempre di incanalare quell'uso crudo e impenitente del colore e della pennellata nei miei dipinti. E stai facendo un lavoro incredibile. Il tuo lavoro ha una qualità così affascinante, quasi ipnotica. Grazie, è così gentile da parte tua dirlo. L'arte di Van Gogh è stata davvero trasformativa per me come pittore. Posso assolutamente vederlo. La passione e l'autenticità del tuo lavoro sono palpabili, proprio come il suo. Significa molto per me. Sono onorato di portare avanti quella tradizione espressiva e colorata a modo mio. E lo stai facendo magnificamente. Van Gogh sarebbe senza dubbio orgoglioso di vedere l'impatto che ha avuto su un artista come te. Wow, è un pensiero incredibilmente umiliante. Sono così grato di aver scoperto il suo lavoro e di aver lasciato che ispirasse il mio viaggio creativo. Come dovresti essere? È una testimonianza del potere e dell'influenza duraturi della grande arte. Assolutamente. L'eredità di Van Gogh vive grazie ad artisti appassionati come me. È un vero privilegio. Ben detto. Il tuo lavoro è un'estensione vivace e vivente della sua rivoluzionaria visione artistica. Sono onorato di portare quella torcia. Grazie per aver visto e apprezzato questo legame, John. È un piacere. È stato un piacere parlare dell'impatto di Van Gogh con uno spirito artistico affine come te. Allo stesso modo, questo è stato uno scambio meraviglioso. Sono grato di aver trovato un collega ammiratore del suo lavoro. Anch'io. Va bene, ti lascio tornare al tuo dipinto. Continuate con questo incredibile lavoro. Grazie, lo farò sicuramente.
Goditi il resto della giornata, John. Anche tu. Non vedo l'ora di vedere altre tue vivaci creazioni ispirate a Van Gogh. Lezione 3. Savvy Season Travel. Hai pensato di viaggiare durante la bassa stagione? Sì, ho sentito che può far risparmiare denaro ed evitare la folla. Quali sono secondo te i vantaggi di viaggiare in bassa stagione? Bene, il più grande vantaggio è che i prezzi di voli, hotel e attività tendono ad essere molto più convenienti. Assolutamente. È una grande attrazione. L'alta stagione estiva e festiva può diventare piuttosto costosa. Esattamente. E non devi fare i conti con l'afflusso di turisti che può far sembrare alcune destinazioni sovraffollate. Buon punto. La mezza stagione è il momento perfetto per vivere un luogo con più spazio e autenticità. Sicuramente. Puoi davvero immergerti nella cultura locale senza il trambusto. Sembra meraviglioso. Immagino che il clima sia probabilmente un po' più piacevole anche durante i mesi invernali. Di sicuro. In genere si evitano le temperature estreme dell'alta stagione, che sia troppo calda o troppo fredda. Esattamente. Le condizioni miti e confortevoli sono ideali per godersi le attività all'aperto e le visite turistiche. Assolutamente. E spesso puoi trovare ottime offerte su voli e hotel essendo flessibili con le date di viaggio. Questo è un ottimo consiglio. Viaggiare al di fuori delle ore di punta può davvero ripagare in termini di risparmio sui costi. Sicuramente. Ci vuole solo un po' più di pianificazione, ma i premi ne valgono la pena. Sono decisamente incuriosito. Quali sono i migliori periodi della mezza stagione da prendere in considerazione? Bene, i mesi primaverili e autunnali sono generalmente eccellenti, come da aprile a maggio e da settembre a ottobre. Ah, capisco. Ha senso. Quelle stagioni di transizione sembrano ideali per evitare la folla. Precisamente. Spesso è possibile trovare un clima mite e piacevole e prezzi più bassi durante le basse stagioni. È davvero bello saperlo. Dovrò iniziare a cercare delle possibili fughe stagionali. Penso che apprezzerai davvero l'esperienza. È un ottimo modo per viaggiare in modo più economico e autentico. Sono venduta. I viaggi in bassa stagione sembrano il modo perfetto per esplorare nuovi posti con un budget limitato. Assolutamente. Basta un po' di flessibilità per sbloccare alcune incredibili opportunità di viaggio. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare la mia prossima avventura stagionale. Grazie per i fantastici consigli, John. È un piacere. Sono felice di poter fornire alcuni spunti utili per massimizzare la tua esperienza di viaggio. Sicuramente. Questa è stata una discussione meravigliosamente istruttiva. Apprezzo che tu abbia condiviso la tua esperienza nella stagione delle spalle. In qualsiasi momento. Fatemi sapere se avete bisogno di altri consigli di viaggio quando iniziate a pianificare il vostro prossimo viaggio. Lo farà. Lo so che presto riprenderò in considerazione le tue strategie per la stagione delle spalle. Suona bene. Non vedo l'ora di conoscere le tue future avventure nella seconda stagione.
Assolutamente. Questo mi aprirà tante altre opportunità di viaggio convenienti. Meraviglioso, sono lieto di poterti ispirare a esplorare i vantaggi dei viaggi in bassa stagione. Sicuramente l'hai fatto e ne sono davvero entusiasta. Grazie ancora, John. È un piacere, Anna. Buon viaggio e fammi sapere come va. Lezione 4. Cogliere nuove esperienze. Sperimenta qualcosa di nuovo? È un'opportunità fantastica. Stai pensando di provare qualcosa in particolare? Sì, volevo uscire dalla mia zona di comfort ed esplorare una nuova attività o hobby. Hai qualche suggerimento? Che genere di cose ti interessano o ti incuriosiscono di esplorare? Questa è un'ottima domanda. Ho sempre voluto cimentarmi con la ceramica o la ceramica. L'idea di lavorare con l'argilla mi intriga davvero. Oh, ceramica, è un'idea meravigliosa. È uno sbocco creativo così unico e gratificante. Sono così felice che tu la pensi così. Ho sentito che può essere anche molto meditativo e terapeutico. Assolutamente. Il processo di modellare l'argilla e guardare le tue creazioni prendere vita è davvero affascinante. Posso solo immaginarlo. E adoro l'idea di poter progettare e realizzare i miei pezzi funzionali o decorativi. Esattamente. La versatilità della ceramica è così attraente. Puoi essere davvero creativo con le forme e gli smalti. Sembra incredibile. Sono decisamente incuriosito dall'opportunità di liberare l'artista che è in me. È un modo fantastico per farlo. La ceramica può essere un ottimo modo per esprimere se stessi. Sono venduta. Ora devo solo trovare un corso di ceramica per principianti nella zona per iniziare. Sono sicuro che ci sono molte opzioni. I centri sociali e gli studi d'arte offrono spesso corsi introduttivi. Ottimo. Dovrò iniziare a cercare alcune possibilità locali. Questo mi sta davvero emozionando. Lo capisco. È fantastico quando trovi un nuovo hobby che suscita quel tipo di entusiasmo. Assolutamente. Sento che questo potrebbe essere l'inizio di un viaggio creativo davvero appagante per me. Non ho dubbi che lo sarà. Provare cose nuove può essere sia esaltante che arricchente. Hai proprio ragione. Sono pronto ad accettare la sfida e vedere che tipo di vasaio posso diventare. Adoro questo atteggiamento. Immergersi a capofitto è il modo migliore per ottenere il massimo da una nuova esperienza. Sicuramente. Non c'è momento migliore del presente per sporcarmi le mani e vedere cosa posso creare. Esattamente. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle tue avventure con la ceramica quando inizierai. Nemmeno io. Questo sarà un nuovo capitolo davvero entusiasmante. Apprezzo che tu mi abbia incoraggiato a provare qualcosa di nuovo. Certo, sono felice di aver potuto aiutarti a ispirarti. La ramificazione è così importante per la crescita personale. Assolutamente. Mi sento pieno di energia e desideroso di intraprendere questo sforzo creativo. Sarà fantastico. Su questo non ho dubbi. Ti auguro tutto il meglio mentre ti immergi nel mondo della ceramica.
Grazie, John. Mi assicurerò di tenervi informati sui miei progressi nella scultura in argilla. Ti prego, fallo. Non vedo l'ora di vedere quali capolavori finirai per creare. Ce l'hai fatta. Va bene. È ora che io vada a iscrivermi a quel corso di ceramica. Augurami buona fortuna. Non c'è bisogno di fortuna, ce l'hai. Divertiti e goditi il processo. Lezione 5. Un viaggio verso il fitness. Giorni, non potrei essere più d'accordo. Ce l'abbiamo. Raggiungiamo insieme i nostri obiettivi di fitness. Assolutamente, John. Sono così entusiasta di affrontare questo viaggio con te al mio fianco. Anch'io, sarà un'esperienza incredibile. Ci spingeremo a vicenda e celebreremo i nostri progressi. Sicuramente. Avere un compagno di allenamento farà una grande differenza. Possiamo motivarci a vicenda in ogni fase del percorso. Di sicuro. La responsabilità reciproca è fondamentale quando si tratta di costruire abitudini sane. Esattamente. E so che con il tuo supporto sarò in grado di superare qualsiasi ostacolo o altopiano. Assolutamente. Saremo una squadra inarrestabile, che conquisterà insieme i nostri obiettivi di fitness. Non vedo l'ora. Diventeremo così forti, sia fisicamente che mentalmente. Sicuramente. Questo viaggio ci trasformerà nel miglior modo possibile. Su questo non ho dubbi. Con la nostra determinazione congiunta, so che otterremo risultati incredibili. Sono d'accordo al 100%. Ci sorprenderemo di quanto siamo capaci di fare. Sono così eccitato solo a pensarci. Sarà una cosa che cambierà la vita. Lo è davvero. E la parte migliore è che possiamo sperimentarlo tutto insieme. Esattamente. Averti come mio compagno di allenamento fa la differenza. Lo stesso qui. Sono così felice che abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio di fitness come squadra. Anch'io. Sarà l'inizio di una collaborazione incredibile e salutare. Assolutamente. Distruggeremo i nostri obiettivi e ci divertiremo tantissimo a farlo. Cavolo sì. Sento già le endorfine e il senso di realizzazione. Lo stesso qui. Sarà così gratificante, sia fisicamente che mentalmente. Sono d'accordo con tutto il cuore. Facciamolo, partner. Ci puoi scommettere. Va bene, usciamo e facciamo in modo che accada. Sono accanto a te, John. Andiamo a raggiungere la grandezza. Questo è quello che mi piace sentire. Sarà epico, me lo sento. Assolutamente. Bene, diamo inizio a questa festa di fitness. Lo sai. Questo è l'inizio di qualcosa di veramente speciale. Non potrei essere più d'accordo. Sono così grata di averti al mio fianco. Allo stesso modo, Anna. Insieme, siamo inarrestabili. Lezione 6. The Grocery Grab. Ehi, sei andato a fare la spesa oggi?
Sì, l'ho fatto. Perché? Hai bisogno di qualcosa? Beh, in realtà ero solo curioso di sapere se hai raccolto alcune cose che potrei usare anche a me. Oh, capisco. Che tipo di articoli stavi cercando? Sarei felice di prenderli la prossima volta che vado al negozio. Fammi pensare. Alcuni prodotti freschi sarebbero ottimi, magari mele, carote e broccoli. Ho capito. Posso sicuramente aggiungerli alla mia lista. Sei sul mercato per altro? Oh, e se hanno del buon pane integrale, anche quello sarebbe fantastico. Sicuramente. Il pane integrale è un must. Mi assicurerò di tenere gli occhi aperti per una bella pagnotta. Fantastico, sei il migliore. Quei pochi piatti mi aiuterebbero davvero a completare i pasti di questa settimana. Nessun problema. Sarò felice di ritirarli per te la prossima volta che vado a fare la spesa. Lo apprezzo davvero. Fare la spesa a volte può essere un lavoro ingrato, sai? Ti capisco benissimo. È molto più facile quando puoi semplicemente prendere alcune cose per un amico. Esattamente. Ed è fantastico avere un compagno di shopping affidabile pronto ad aiutarti. Assolutamente. Sono contenta di aver potuto dare una mano. Fammi sapere se ti serve altro. Lo farà. Vi terrò informati se dovessi scoprire altre cose essenziali da parte mia. Suona bene, vado al negozio più tardi oggi, quindi mi assicurerò di raccogliere quegli articoli per te. Sei una salvezza, Anna. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per dare una mano. Certo, è un piacere. Felice di semplificare un po' la gestione della spesa. Sicuramente. Va bene, ti lascio andare allora. Grazie ancora. Quando vuoi. John, ti parlerò presto di come è andato il trasporto della spesa. Suona bene, ci vediamo dopo. Lezione 7. Dibattito sul futuro della democrazia. E idee, la più grande democrazia del mondo guiderà un intero mondo di democrazie. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Questa è una prospettiva intrigante. Pensa davvero che gli Stati Uniti possano guidare un movimento democratico globale? Assolutamente. In qualità di principale democrazia mondiale, credo che gli Stati Uniti abbiano sia l'opportunità che la responsabilità di promuovere i valori democratici in tutto il mondo. Capisco il fascino di questa visione, ma non ti sembra un po' idealistica? Diffondere la democrazia non è sempre così semplice come potrebbe sembrare. Forse, ma credo comunque che sia un'impresa meritevole. La democrazia ha dimostrato di essere la forma di governo più giusta e stabile. Sono d'accordo, ma devi considerare i contesti culturali e storici unici delle diverse nazioni. Ciò che funziona negli Stati Uniti potrebbe non essere tradotto perfettamente altrove. Questo è un punto giusto. Tuttavia, penso che i principi fondamentali della democrazia, libertà, uguaglianza, Stato di diritto, siano valori universali a cui si dovrebbe aspirare a livello globale. La tua argomentazione è convincente, ma non teme che la pesante influenza degli Stati Uniti possa effettivamente minare i movimenti democratici locali? Sollevi una preoccupazione valida. Qualsiasi iniziativa democratica dovrebbe essere articolata e rispondere alle esigenze e alle sensibilità locali.
Esattamente. È un equilibrio delicato. Promuovere ideali democratici rispettando la sovranità nazionale e l'autodeterminazione. Assolutamente. Non possiamo limitarci a imporre il nostro modello, ma piuttosto lavorare in collaborazione con aspiranti democrazie in tutto il mondo. Questo approccio mi piace molto di più. Democratizzazione collaborativa dal basso verso l'alto piuttosto che mandati dall'alto verso il basso. Sì, esattamente. Costruire una comunità globale di democrazie attraverso il sostegno reciproco e l'apprendimento condiviso. Sembra una strategia molto più sostenibile ed efficace. Dobbiamo essere disposti a imparare anche dagli altri. Sicuramente. Nessuna democrazia ha il monopolio delle buone idee. Tutti possiamo trarre vantaggio dalla contaminazione incrociata di pratiche e innovazioni democratiche. Completamente d'accordo. Si tratta di promuovere uno scambio internazionale di principi e migliori pratiche democratiche. Precisamente. Un mondo interconnesso di democrazie che si rafforzano e si ispirano a vicenda. Sto davvero iniziando a vedere il potenziale di quella visione. È un obiettivo ambizioso ma nobile. Sono contenta che ti stia appassionando all'idea. Diffondere la democrazia a livello globale è una sfida complessa, ma credo che valga la pena perseguirla. Devo ammettere che hai sollevato un caso molto convincente. Posso immaginare come ciò potrebbe rimodellare in meglio il panorama geopolitico. Meraviglioso, sono lieto di aver suscitato il tuo interesse. È una visione che mi appassiona profondamente trasformare in realtà. Lo capisco. Il tuo entusiasmo per gli ideali democratici è molto stimolante. John, considerami un appassionato sostenitore. Eccellente, sono entusiasta di averti a bordo. Insieme, credo che possiamo contribuire a tracciare un futuro più democratico per il mondo. Sicuramente. Questa è una prospettiva entusiasmante e non vedo l'ora di vedere come si svolgerà il tutto. Le possibilità sono davvero infinite. Non potrei essere più d'accordo. Bene, continuiamo a pensare a come possiamo contribuire a questo movimento democratico globale. Ce l'hai fatta. Sono già pieno di idee. Sarà un viaggio esaltante. Assolutamente. Sono ansioso di vedere dove ci porteranno i nostri sforzi di collaborazione. Il futuro della democrazia è roseo. Lezione 8. Eliminare gli intermediari. Mercato del dollaro. Le aziende possono aggirare gli intermediari come distributori o rivenditori e vendere direttamente ai consumatori. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Concetto interessante. Eliminare gli intermediari potrebbe sicuramente avere alcuni vantaggi per le aziende. Assolutamente. Vendendo direttamente, possono potenzialmente offrire prezzi più bassi e margini di profitto migliori. Questo è un ottimo punto. Elimina il markup che si verifica in genere in ogni fase della catena di fornitura tradizionale. Esattamente. E consente alle aziende di avere un maggiore controllo sull'esperienza del cliente e sulla messaggistica del marchio. Assolutamente. Questo è un grande vantaggio. Possono garantire un'identità di marca coesa senza diluizioni. Sicuramente. Inoltre, ottengono un accesso più intimo ai dati e alle preferenze dei consumatori. Buona osservazione.
Questa connessione diretta con il cliente finale è inestimabile. Assolutamente. Consente alle aziende di essere più agili e reattive alle richieste del mercato. Capisco perché sarebbe così allettante, soprattutto per i marchi più piccoli o emergenti. Sicuramente. Livella il campo di gioco e dà loro la possibilità di combattere contro giocatori più grandi e affermati. È un ottimo modo di vederlo. In un certo senso, democratizza l'accesso al mercato. Precisamente. Apre nuove strade all'imprenditorialità e all'innovazione. Questo mi piace. Distruggere i modelli di distribuzione tradizionali attraverso la tecnologia digitale. Esattamente. L'ascesa dell'e-commerce ha davvero permesso a questo modello diretto al consumatore di prosperare. Assolutamente. È un cambiamento entusiasmante nel modo in cui beni e servizi vengono immessi sul mercato. Non potrei essere più d'accordo. E non si limita ai prodotti di consumo, anche le aziende B2B stanno adottando questo approccio. Affascinante. Quindi ha ampie applicazioni in vari settori e industrie. Sicuramente. Il potenziale per razionalizzare le catene di approvvigionamento e migliorare l'efficienza è enorme. Posso capire come sarebbe una grande attrazione per le aziende. Eliminare gli intermediari deve tradursi in significativi risparmi sui costi. Esattamente. E questi risparmi possono essere trasferiti ai consumatori sotto forma di prezzi più bassi o reinvestiti nella qualità e nell'innovazione dei prodotti. Una soluzione vantaggiosa per tutti. Questo modello diretto al consumatore sembra offrire tanti vantaggi interessanti. Non potrei essere più d'accordo. È un vero punto di svolta che sta rimodellando il panorama commerciale. Assolutamente. Sono davvero incuriosito dalle possibilità che ci sono. Apre così tante nuove ed entusiasmanti strade. Sono lieto di aver suscitato il tuo interesse. Questa è sicuramente una tendenza commerciale emergente che vale la pena tenere d'occhio. Sicuramente. Sono ansioso di vedere come continua a evolversi e a rivoluzionare le tradizionali norme del settore. Lo stesso qui. Il futuro del commercio si preannuncia piuttosto affascinante. In effetti lo è. Questa è stata una discussione meravigliosamente illuminante. John. Sono lieto di aver potuto fornire alcune informazioni preziose. Il modello diretto al consumatore è una frontiera entusiasmante. Assolutamente. Mi hai dato molto su cui riflettere in termini di vantaggi strategici che può offrire. Meraviglioso. Non vedo l'ora di vedere come potresti sfruttare questo modello nei tuoi sforzi. Anch'io. Questo ha sicuramente suscitato alcune idee creative. Grazie per la chiacchierata stimolante, John. È un piacere, Anna. Sono sempre felice di discutere delle tendenze e delle innovazioni aziendali emergenti. Fantastico! Sono sicuro che rivisiteremo presto questo argomento. C'è molto altro da esplorare. Sono d'accordo con tutto il cuore. Lo spazio diretto al consumatore è in rapida evoluzione e le possibilità sono infinite. Esattamente. Va bene, è meglio che vada, ma questa è stata una discussione meravigliosamente illuminante.
Sono lieto di essere stato d'aiuto. Buon resto della giornata, Anna. Lezione 9. Prepararsi per il grande evento. Sì, ho sentito che si terranno la prossima settimana. Sei pronto per questo? Oh, assolutamente. Sto contando i giorni per assicurarmi che sia tutto a posto. Meraviglioso, sono così felice di sentirlo. Cosa hai fatto per prepararti? Bene, ho iniziato facendo una lista di controllo dettagliata per assicurarmi di non dimenticare nessun compito importante. Mossa intelligente. Avere un piano solido è fondamentale quando si tratta di grandi eventi. Esattamente. Ho esaminato meticolosamente ogni elemento della lista, controllandoli uno per uno. Questo è fantastico. Su che tipo di attività ti sei concentrato finora? Beh, mi sono occupato di molti aspetti amministrativi e logistici. Prenotare il locale, coordinare il catering, organizzare i trasporti, quel genere di cose. Eccellente, quei dettagli dietro le quinte sono così importanti. Che mi dici degli aspetti creativi? Oh, mi sto divertendo tantissimo con il lato creativo. Mi sono dedicato al brainstorming dei temi, alla progettazione degli inviti e alla cura dell'intrattenimento. Meraviglioso, sembra che tu abbia davvero dedicato molta attenzione e impegno alla creazione dell'esperienza complessiva. Assolutamente. Voglio che sia davvero memorabile per tutti i partecipanti. Non ho dubbi che lo sarà. La tua attenzione ai dettagli e la tua passione per questo evento sono evidenti. Grazie, John. Sono così entusiasta di vedere che tutto si sistemerà la prossima settimana. Posso immaginarlo. Tutto questo duro lavoro verrà ripagato magnificamente. Lo spero davvero. È stato un sacco di lavoro, ma sono sicuro che ne varrà la pena. Ne sono sicuro. Hai chiaramente impiegato tempo ed energia per renderlo un successo strepitoso. Apprezzo che tu lo dica. A volte è stato stressante, ma sto cercando di rimanere positivo e concentrato. È un ottimo atteggiamento da avere. Mantenere quell'energia positiva sarà fondamentale con l'avvicinarsi del grande giorno. Sicuramente. So che probabilmente ci saranno dei singhiozzi dell'ultimo minuto, ma sono pronto a gestirli con garbo. Ottima mentalità. Le tue capacità organizzative e di risoluzione dei problemi ti saranno utili. Lo spero sicuramente. Alla fine, voglio solo che tutti si divertano moltissimo. E sono sicuro che lo faranno. La tua dedizione nel creare un'esperienza indimenticabile è ammirevole. Grazie, John. Non vedo l'ora di condividere questo evento con la famiglia e gli amici. Come dovresti essere? Tutto il tuo duro lavoro porterà a qualcosa di veramente speciale. Lo spero senz'altro. Va bene. È meglio che torni a finalizzare qualche dettaglio in più. Certo, non lasciare che ti tenga. Ti aspetta una settimana importante, ma hai questo. Grazie, John. Apprezzo il tuo incoraggiamento. Augurami buona fortuna. Non c'è bisogno di fortuna, sei più che preparato. Vai a ucciderli, Anna. Lezione 10. L'eredità di un vicepresidente.
Posizioni. È stato vicepresidente di Ronald Reagan dal 1981 al 1989 e ha avuto una sua importante carriera politica. Quali sono i suoi pensieri sull'eredità di quella vicepresidenza? Questa è una domanda intrigante. John. La vicepresidenza di George H.W. Bush è stata certamente importante nella politica americana moderna. Assolutamente. In qualità di braccio destro di Reagan per quasi un decennio, Bush ha svolto un ruolo fondamentale nel definire le politiche e le priorità dell'amministrazione. Sicuramente. Ha portato al tavolo una vasta esperienza in politica estera, che si è rivelata preziosa durante il suo periodo come vicepresidente. Concordato. La vasta esperienza di Bush in diplomazia e sicurezza nazionale, affinata attraverso ruoli come direttore della CIA, ha davvero integrato i punti di forza di Reagan. Esattamente. Ha creato una potente partnership che ha permesso al paese di superare alcuni importanti eventi e sfide globali. Senza dubbio. Il loro stretto rapporto di lavoro e lo stile di leadership collaborativo erano il segno distintivo di quell'amministrazione. Sicuramente. Ed è servito da trampolino di lancio per la corsa di successo di Bush alla presidenza solo pochi anni dopo. Assolutamente. La vicepresidenza gli ha fornito un'esperienza e una visibilità senza precedenti che lo hanno preparato per il miglior lavoro. Precisamente. È stato in grado di sfruttare quella base per articolare una visione chiara e convincente per il paese. Esattamente. E la sua presidenza, sebbene non priva di controversie, è generalmente considerata stabile e pragmatica. È una valutazione equa. Ha mantenuto un approccio moderato e centrista che ha attirato un'ampia fetta dell'elettorato. Concordato. Bush è stato in grado di capitalizzare la sua reputazione di competenza e bipartitismo forgiata durante gli anni di Reagan. Sicuramente. La sua capacità di attraversare la navata e costruire coalizioni era un segno distintivo del suo stile politico. Precisamente. Comprendeva l'importanza della collaborazione e del compromesso in un governo diviso. Assolutamente. Questa disponibilità a lavorare con i democratici lo distingue dalle politiche più partigiane che sono diventate comuni negli ultimi decenni. Esattamente. L'eredità di Bush come statista e creatore di consenso è ammirevole, anche se la sua presidenza ha avuto le sue sfide. Sono d'accordo con tutto il cuore. Ha esemplificato una certa civiltà e pragmatismo nella governance che oggi mancano moltissimo. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. La partnership Bush-Reagan e il suo impatto duraturo sono certamente un capitolo affascinante della storia politica americana. Assolutamente. Fornisce preziose lezioni sul potere della collaborazione e del bipartitismo in una leadership efficace. Sicuramente. Studiare il loro esempio potrebbe offrire spunti per orientarsi nel panorama politico polarizzato che affrontiamo oggi. Esattamente. C'è molto che possiamo imparare dal loro approccio collaborativo e dal loro impegno per il bene comune. Assolutamente. È un'eredità degna di un esame e di una riflessione più approfonditi. Sono d'accordo con tutto il cuore. Questa è stata una discussione stimolante. John, qui ci sono molte cose su cui riflettere. Sono lieto di aver potuto offrire qualche spunto di riflessione. L'era Bush-Reagan è certamente matura per ulteriori esplorazioni.
Sicuramente. Non vedo l'ora di approfondire questo affascinante capitolo della politica americana. Anch'io. Senza dubbio contiene lezioni preziose per i leader di oggi e di domani. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, probabilmente dovrei andare, ma è stata un'ottima conversazione. Assolutamente. Grazie per l'interessante discussione, Anna. Mi è piaciuto esplorare questo argomento con te. Lezione 11. I tesori del mare. Perle e conchiglie, l'oro vero non proveniva dal loro regno, è stato trovato nei fiumi di montagna e portato loro. Che interessante curiosità storica. Assolutamente affascinante. John, non avevo capito che la ricchezza di questi regni costieri proveniva spesso da fonti più interne. Sì, è davvero notevole. Queste civiltà costiere sono state in grado di sfruttare il loro accesso al mare per accumulare vaste ricchezze. Questo ha perfettamente senso. Potrebbero scambiare perle, conchiglie e altre risorse marine con metalli preziosi e gemme provenienti dalle regioni interne. Esattamente. Fu uno scambio reciprocamente vantaggioso, con i regni marittimi che fungevano da hub per questo redditizio commercio. Capisco. Quindi erano essenzialmente intermediari, che facilitavano il flusso di beni di valore tra la terra e il mare. Precisamente. La loro posizione strategica sulla costa consentiva loro il controllo su queste importanti rotte commerciali. Interessante. È incredibile come siano riusciti a sfruttare le loro risorse naturali e la loro posizione geografica per accumulare tanta ricchezza e potere. Assolutamente. Il mare era davvero la fonte della loro prosperità e influenza nella regione. Questo è un fantastico esempio di come l'accesso alle risorse naturali possa plasmare lo sviluppo delle civiltà. Sicuramente. Il mare è sempre stato una fonte di risorse e opportunità economiche per le comunità costiere. Indubbiamente. E la capacità di sfruttare tali risorse marine è stata probabilmente un fattore chiave del loro successo. Assolutamente. Perle, conchiglie e altre esportazioni marittime erano essenzialmente la loro versione di petrolio o oro a quei tempi. Che modo perspicace di vederlo. Il mare era la loro risorsa naturale da estrarre e commerciare. Precisamente. Ha dato loro un netto vantaggio economico rispetto ai loro vicini più senza sbocco sul mare. Posso vedere come ciò avrebbe permesso loro di accumulare ricchezza e potere significativi. Il controllo delle rotte commerciali vitali è fondamentale. Esattamente. E con ciò è nata la capacità di proiettare influenza, finanziare grandi progetti architettonici e consolidare il loro status. Affascinante. Evidenzia davvero come l'accesso alle risorse naturali possa plasmare il panorama geopolitico dell'epoca. Assolutamente. Queste civiltà costiere sono state in grado di prosperare sfruttando le ricchezze del mare. È un meraviglioso esempio di come la geografia e le doti naturali possano avere un profondo impatto sul corso della storia. Non potrei essere più d'accordo. Il mare è stato a lungo una fonte di prosperità e potere per le comunità costiere. Sicuramente. È una lezione storica intrigante che ha rilevanza anche nel mondo moderno.
Effettivamente. La capacità di sfruttare le risorse naturali per stimolare l'influenza economica e politica rimane fondamentale. Assolutamente. Questa discussione ha fornito alcuni spunti affascinanti sull'interazione dinamica tra terra, mare e nascita delle civiltà. Sono lieto di aver potuto condividere con te questo interessante aneddoto storico, Anna. Sottolinea davvero l'importanza della geografia e delle risorse naturali. Sicuramente. È una prospettiva che non avevo considerato prima, ma ha perfettamente senso. Grazie per avermi illuminato su questo argomento affascinante. Il piacere è tutto mio. Mi piacciono sempre i nostri coinvolgenti scambi intellettuali su questo tipo di argomenti storici e geopolitici. Lezione 12. Flusso e riflusso delle zone umide stagionali. Le aree rimangono umide tutto l'anno, ma le piscine meno profonde si prosciugano nella stagione secca. Parte dell'acqua è stata drenata. Questa è un'osservazione interessante sugli ecosistemi delle zone umide. Assolutamente. John, la dinamica tra zone umide permanenti e stagionali è un argomento affascinante. Sottolinea davvero l'adattabilità di questi ambienti unici. Sicuramente. La capacità di alcune aree di trattenere l'acqua tutto l'anno, mentre altre presentano uno schema più ciclico, dimostra la complessità di questi sistemi. Esattamente. Questo delicato equilibrio tra fonti d'acqua perenni ed effimere è ciò che consente alle zone umide di sostenere una flora e una fauna così diverse. Precisamente. L'essiccazione delle pozze meno profonde durante la stagione secca è probabilmente un processo naturale a cui molte specie si sono evolute per far fronte. Esattamente. Le specie che possono prosperare negli habitat temporanei sono in grado di sfruttare la ricchezza stagionale quando tornano le piogge. Assolutamente. È una testimonianza della resilienza degli ecosistemi delle zone umide e degli adattamenti specializzati degli organismi che li abitano. Sicuramente. E il fatto che parte dell'acqua sia stata drenata è una considerazione importante in termini di impatto umano su questi ambienti. Buon punto. L'alterazione dell'idrologia naturale può avere conseguenze significative sul delicato equilibrio di questi sistemi. Assolutamente. Il drenaggio delle zone umide può interrompere gli schemi ciclici da cui dipendono molte specie per la loro sopravvivenza. Esattamente. Può sconvolgere il raffinato equilibrio che consente la coesistenza di zone umide permanenti e stagionali. Precisamente. Il mantenimento dell'integrità di questi cicli naturali dell'acqua è fondamentale per preservare la salute e la resilienza degli ecosistemi delle zone umide. Sicuramente. È una questione complessa che richiede una comprensione approfondita dei processi interconnessi in gioco. Assolutamente. Qualsiasi intervento umano deve essere attentamente considerato e gestito per evitare conseguenze negative non intenzionali. Ben detto. Il flusso e riflusso di queste zone umide stagionali è una danza delicata che dobbiamo seguire con cautela quando cerchiamo di influenzarla. Sicuramente. È una testimonianza della notevole adattabilità della natura, ma anche della fragilità di questi sistemi di fronte alle attività umane. Esattamente. Preservare l'equilibrio dinamico tra zone umide permanenti ed effimere dovrebbe essere una priorità per gli sforzi di conservazione. Sono d'accordo con tutto il cuore.
È un'affascinante area di studio con importanti implicazioni sul modo in cui gestiamo queste preziose risorse naturali. Assolutamente. Le informazioni che acquisiamo dalla comprensione dell'ecologia delle zone umide stagionali possono contribuire a pratiche e politiche più sostenibili. Sicuramente. È una questione complessa, ma di fondamentale importanza poiché cerchiamo di coesistere in modo più armonioso con il mondo naturale. Ben detto, Anna. Questa è stata una discussione meravigliosamente illuminante sul flusso e riflusso delle zone umide stagionali. Grazie, John. Mi piacciono sempre le nostre stimolanti conversazioni sulla complessità dei sistemi ecologici. Il piacere è mio, Anna. Questi scambi aiutano ad approfondire la mia comprensione di questi complessi argomenti ambientali. Sono lieto che abbiamo potuto avere questo dialogo coinvolgente. C'è sempre molto da imparare quando si tratta del mondo naturale e del nostro ruolo in esso. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, probabilmente dovrei lasciarti andare, ma questa è stata una discussione meravigliosa.